Ciao a tutti, ben ritrovati. Oggi la lezione tratterà degli articoli determinativi, quindi parleremo degli articoli determinativi al maschile, al femminile, al singolare e al plurale. Iniziamo dagli articoli determinativi maschili. Allora, quali sono gli articoli maschili? Sono tre: il, L apostrofo e lo. Quindi il è l'apostrofo e lo. Il si usa con i nomi maschili che iniziano con consonante e subito dopo hanno una vocale, come ad esempio la parola libro. Il libro, vedete, consonante, vocale, nome maschile, libro. Il ragazzo. Quindi in generale il nome maschile che inizia con consonante ha articolo il, però poi vediamo che ce n'è un altro che è l'articolo lo, che inizia sempre con consonante ma ha altre particolarità. Andiamo poi all'articolo l apostrofo. Questo articolo si usa con i nomi maschili che iniziano con vocale, quindi A, E, I, O, U, come la parola amico, quindi L apostrofo amico, l'amico. La parola edificio, quindi maschile, inizia con vocale E, si mette l apostrofo, quindi l'edificio. La parola occhio inizia con O, quindi maschile inizia con O, quindi L apostrofo l'occhio, ok? Altro articolo maschile, il terzo è l'articolo lo. L'articolo lo si usa con i nomi maschili che iniziano con S più consonante, come la parola stadio, vedete S, consonante T, quindi stadio. Questa parola si dice lo stadio. Ad esempio un'altra parola può essere starnuto, starnuto, quindi ST, S più consonante. Allora, parola maschile si mette lo starnuto e così via. Andiamo alla parola poi gn, quindi come gnomo, e inizia con gn, è maschile, quindi si mette lo. La parola inizia con pn, pneumatico, anche questa vuole articolo lo. Con la x, xilofono, articolo lo. Con la y, yogurt, articolo lo. Con la z, come la parola zio, articolo lo. Quindi lo si usa con nomi maschili che iniziano con S più consonante, gn, pn, ps, come la parola psicologo, poi x, y e z. Ok? Andiamo al plurale dei nomi maschili, dell'articolo maschile. Vedete che quando c'è l'articolo il plurale diventa i, quindi il libro, i libri. Quando c'è l'articolo L apostrofo, quindi al maschile, il plurale diventa gli, l'amico, gli amici. Quando c'è la parola invece maschile che ha articolo lo, al plurale si usa sempre gli, lo stadio, gli stadi, lo gnomo, gli gnomi. Ok? Andiamo al femminile. Il femminile è molto facile, ha solo due articoli, la e l apostrofo. La si usa con tutti i nomi femminili che iniziano con consonante. La casa, quindi C, A, vedete, consonante,
nome femminile, finisce con la A, quindi la casa. Poi l'articolo L apostrofo invece si usa con i nomi che iniziano con vocale, quindi A, E, I, O, U. Per esempio la parola acqua è femminile, inizia con la A, quindi si usa L apostrofo. L'acqua. Il plurale del femminile è molto facile, è sempre le. Quindi se io ho una parolina che è al singolare articolo la, al plurale metto le, la casa, le case. Se ho invece un nome che inizia con L apostrofo, al plurale metto sempre le, se è femminile, mi raccomando. Quindi l'acqua, le acque, l'insalata, le insalate. Ok? Andiamo nello specifico a vedere un po' l'articolo maschile lo e l'articolo maschile il. Vediamo alcuni esempi, proviamo a mettere l'articolo. Provate insieme a me. Allora, abbiamo detto che l'articolo lo si usa davanti a nomi con S più consonante, gn, pn, ps, x, y e z. Andiamo a vedere allora. Zaino. La parola zaino è una parola maschile, inizia con la z, vedete, con la z. Quindi uso lo o uso il? Naturalmente devo usare lo. Perché? Perché z inizia con la z, quindi se andiamo a guardare la regola, quando inizia maschile con la z si deve mettere lo, articolo lo. Quindi se noi abbiamo la parola ad esempio spazio, allora spazio, guardiamo bene come è formata. Questa parola inizia con S e la consonante P, quindi S più consonante, ed è maschile, quindi l'articolo è lo o il? Ditemi un po', vediamo un po' cosa dite. È lo o il? Vediamo se avete indovinato. È lo. Perché? Perché inizia con S più consonante. Video. Qual è l'articolo secondo voi di video? Lo o il? È una parola maschile che inizia con una consonante. Quindi il video, ok? Cono, maschile che inizia con consonante e subito dopo c'è una vocale, vedete? C-O. Quindi mettiamo il cono. Zenzero, la parola zenzero è maschile, ma attenzione, inizia con la Z. Quindi se è maschile inizia con z, si mette l'articolo lo. Cane, lo cane o il cane? Il cane. Padrone, quindi è una parola maschile che inizia con una consonante e più vocale. P-A, vedete? P-A. Quindi mettiamo lo o il? Il padrone. Scoiattolo è una parola invece che inizia con SC. Quindi SC, S consonante. Maschile, parola maschile, S consonante, articolo lo o il? Naturalmente lo.
Facciamone un'altra, l'ultima parola, vediamo se io vi scrivo come prima la parola starnuto, vediamo se siete stati attenti. Quindi S-T, S più consonante T, quindi l'articolo diventa lo starnuto. Ok? Allora, andiamo adesso al plurale. Se io dico lo zaino, proviamo a fare qualche plurale e gli altri li fate voi, ok? Allora, lo zaino, come diventa il plurale? Gli zaini. Ok? Quindi lo plurale, vedete, lo plurale, gli. Lo spazio, quindi come diventa? Gli spazi. Ho scritto la G. Ok. Il video, allora, articolo il plurale i, quindi il video, i video. La parola video non cambia al plurale, rimane uguale. È un nome irregolare. Ok, tutti gli altri provate a farli voi, ok? Se poi volete mandarmeli o me li scrivete come commento, sempre sul commento del video, oppure guardate nelle lezioni precedenti, c'è la mia mail, ok? Andiamo adesso all'ultima puntualizzazione, che è quello sull'articolo L apostrofo. Ricordate che l'articolo L apostrofo si usa sempre con i nomi che iniziano con la vocale, quindi A, E, I, O, U. Guardate bene qua. Allora, per esempio, la parola aereo. La parola aereo inizia con la A, è maschile ma inizia con la A. Allora, qual è l'articolo? L apostrofo, L apostrofo, l'aereo. Aria è femminile, però inizia con la A, quindi L apostrofo, l'aria. Elicottero, L apostrofo, elicottero, perché inizia con la E. Quindi vedete che non c'è differenza maschile o femminile. Se inizia con la vocale A, E, vedete che la parola asino inizia con A, inverno inizia con I, occhio inizia con O, ora inizia con O, unghia inizia con U. Tutte queste parole qui, maschili o femminili, hanno articolo L apostrofo, quindi L apostrofo, ok? Come diventa il plurale? Guardiamolo un po'. Allora, allunghiamo un po', proviamo a scrivere il plurale. Quindi l'aereo, io scriverò plurale maschile gli aerei. L'aria, quindi nome femminile, non si scrive gli, plurale femminile, andiamo a guardare bene il rosso, L apostrofo plurale le, ok? Quindi diventa le arie. Elicottero è maschile, vedete che finisce con la O, termina con O, allora questa parolina qua diventerà al plurale gli elicotteri, ok? Allora vi fate questi due esercizi e poi guardate, ve lo scrivo qui in fondo, la mia mail a cui potete inviare gli esercizi è sempre la stessa, ucciavul@gmail.com, ok?
Ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!